Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per una occasione speciale. Oggi andiamo a scoprire un progetto, entriamo più nel merito di un progetto particolare dove anche noi come in Europa siamo coinvolti. È un progetto transnazionale supportato dal programma Horizon 2020, ma che ha la particolarità di essere dedicato per le azioni che ha alle scuole e ai ragazzi. Come avete visto nel titolo, FCHGO, che è un acronimo un po' particolare, ma ora lo scopriamo cosa significa, alla scoperta dell'energia dell'idrogeno. L'idrogeno come fonte importante di energia alternativa, sostenibile. Abbiamo con noi oggi ospiti i nostri, in realtà il nostro capofila e un altro importante partner del progetto, ovvero la professoressa Tiziana Altiero della Università di Modena e Reggio e il professor Federico Corni della Libera Università di Bolzano, esperti che ci guideranno ora alla scoperta appunto dell'idrogeno. Buonasera allora, a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, vero, vero. Allora, io lascerei la parola subito a Tiziana. Tiziana, ti faccio una domanda, ok? Che cosa è FCHGO? Di cosa parla questo progetto? Cosa sta questo acronimo? FCHGO, tu hai detto delle cose molto giuste rispetto a tutta la parte introduttiva che hai dato. È un acronimo un po' complicato che vuol dire in inglese Fuel Cells Hydrogen Educational Model for Schools, un parolone che però in parole più semplici vuol dire semplicemente un progetto sulle celle a combustibile idrogeno e sull'idrogeno, quindi sull'energia sostenibile, che viene presentato praticamente alle scuole, proposto alle scuole di ogni ordine e grado, dagli 8 ai 18 anni di età. In pratica coinvolge 5 partner, diversi partner internazionali, oltre ad Unimore che è presente non soltanto con me, io sono la coordinatrice, ma insieme a me nell'Università di Modena e Reggio Emilia ci sono altri docenti, la professoressa Anna Maria Contini del mio stesso dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Reggio Emilia, una filosofa per intenderci, poi spiegherò anche l'importanza di avere anche competenze diverse da quelle scientifiche all'interno di un progetto di questo tipo, anche tra l'altro direttrice del centro di ricerca sulle metafore e sulla narrazione, un altro elemento molto importante per comprendere l'idea che c'è alla base di questo progetto, che pian pianino cercheremo di spiegare un po' meglio, un centro di ricerca dipartimentale che ha proprio messo insieme competenze di ambito scientifico e di ambito umanistico per comprendere meglio la comunicazione scientifica e i meccanismi, diciamo così, della comunicazione scientifica e dell'educazione scientifica. Un altro partner, un altro collega molto importante dell'Università di Modena e Reggio Emilia è il professor Marcello Romagnoli, che è un ingegnere, tanto per completare il quadro della eterogeneità anche di formazioni, di persone, di figure professionali che sono coinvolte, è un ingegnere e si occupa di idrogeno, di celle a combustibile idrogeno già per altri ambiti e per altre ricerche. Venendo ora ai partner invece internazionali che sono coinvolti, anche quelli italiani perché in Europa è uno dei nostri partner, quindi Barbara, noi la ringraziamo, lei e i suoi collaboratori anche per questa iniziativa, in Europa quindi è uno dei nostri partner che si occupa del concorso premi collegato a questo progetto europeo. Ci sono altri partner appunto che con l'Università, la Libera Università di Bolzano, con il collega professor Federico Corni, che è collegato qui con noi, e questa è l'Italia, ben rappresentata come potete vedere. Poi ci sono altri partner importanti come la Svizzera, con l'Università delle Scienze Applicate di Zurigo, la Polonia, l'Università Niccolò Copernico di Torum, la Danimarca con l'Università Tecnica della Danimarca e un altro partner tedesco, Stenbeis, che si occupa invece della disseminazione. Come ha detto Barbara, questo è un progetto di disseminazione di un modello educativo sull'energia dell'idrogeno e quindi abbiamo bisogno anche di avere con noi dei partner importanti che si occupano proprio
di questo aspetto importante della disseminazione. Se posso aggiungere un altro dettaglio, l'idea di questo progetto è importante. Tanto questo è un progetto di educazione rivolto alle scuole e quindi ai bambini, agli studenti, agli adulti di domani. Questo è molto importante che l'Unione Europea abbia voluto finanziare un progetto di questo tipo, perché vuol dire che crede nell'importanza di formare le menti dei giovani, che saranno gli adulti di domani, che guideranno quindi le scelte che potranno condizionare anche il nostro ambiente, perché scegliere di puntare su un progetto di educazione che mira a creare una consapevolezza, conoscenza e quindi anche consapevolezza rispetto a qualcosa che può sembrare così complicato, no? L'idrogeno, le celle a combustibile idrogeno, eccetera, ma noi cercheremo di farlo, ve lo spiegherà meglio il collega, in un modo, con un approccio alla portata anche dei bambini più piccoli, ma soprattutto crediamo che l'idrogeno possa essere quella fonte di energia rinnovabile che possa in qualche modo cambiare le sorti del nostro pianeta. Adesso si sente parlare tanto di inquinamento ambientale, di problemi ambientali, di rischi ambientali. Bene, un progetto che punta a cercare di sostituire le normali fonti, i normali combustibili che vengono utilizzati con delle fonti di energia sostenibili e rinnovabili è un progetto che mira veramente al futuro di questo pianeta in un modo sostenibile, in un modo speriamo insomma, un po' più naturale, un po' più rispettoso dell'ambiente. Sì, no, grazie Tiziana, infatti in questo diciamo che vogliamo anche un po' abbattere quelli che sono i preconcetti, no? Pensando all'idrogeno e quindi far sì che si possano affrontare anche a livello di scuola. Tra l'altro sottolineo che questo progetto riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari fino a primaria alle superiori, quindi tiene conto dei vari livelli appunto scolastici e quindi adatta il materiale e i modelli che vengono creati proprio per l'età dei ragazzi e dei bambini e vuole un po' sfatare quelli che sono quei preconcetti legati appunto all'idrogeno come fonte di energia invece che può essere una risorsa importante, quindi non solo essere consapevoli di quello che è l'impatto del cambiamento climatico, ma anche sapere cosa si può fare e quali possono essere appunto le azioni e comunque le alternative, no? All'esistente, a quello che stiamo utilizzando. No, grazie per questa introduzione Tiziana e allora siamo un po' curiosi di capire che cos'è comunque questo idrogeno, perché anche noi ovviamente in un anno che siamo partiti con questo progetto stiamo scoprendo man mano un sacco di cose molto interessanti. In questo Federico, aiutaci. Salve, sì, allora, Tiziana è una biologa, abbiamo un filosofo, abbiamo un ingegnere, io sono un fisico. Un fisico di didattica della fisica e mi piace molto parlare ai bambini, parlare ai giovani e questo progetto è proprio il progetto che fa per me. Che cos'è l'idrogeno? Beh, l'idrogeno è l'elemento più semplice, più elementare della tabella periodica degli elementi, è formato da un protone e da un elettrone solo. Noi scienziati sappiamo tutto dell'idrogeno perché è così semplice che con i calcoli, anche soltanto con la penna, possiamo sapere tutto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà. L'idrogeno è diciamo, l'elemento più diffuso in tutto l'universo, più del 70% della massa dell'universo è composto di idrogeno. L'idrogeno è la fonte energetica dell'universo, nelle stelle brucia, diciamo, l'idrogeno. L'idrogeno fornisce l'energia alle stelle per la loro luce, per il calore, per tutta la radiazione che mandano in tutto l'universo. Bene, l'idrogeno nelle stelle brucia a temperature altissime e produce energie che, se vogliamo, ci fanno anche paura, come diceva prima Barbara. Noi invece vogliamo parlare di un'energia che possiamo estrarre dall'idrogeno più sicura, benefica, che è l'energia chimica. Guardiamo l'idrogeno come elemento chimico, come qualche cosa che possiamo far reagire e dalle reazioni chimiche estrarre una gran quantità di energia, però un'energia di tipo sicuro, di tipo benefico.
Ora, l'energia, l'idrogeno, se è così diffuso nell'universo, in realtà sulla Terra è estremamente raro a livello puro. È molto abbondante invece legato all'acqua, legato all'ossigeno, perché sapete che l'acqua è proprio un composto di idrogeno e ossigeno. Allora, come si diceva prima, l'idrogeno potrebbe essere una fonte di energia rinnovabile perché lo potremmo ricavare dall'acqua. Sulla Terra c'è tanta acqua, non è importante che sia potabile, perché l'acqua la possiamo dissociare in idrogeno e ossigeno, utilizzando ad esempio fonti energetiche rinnovabili come quella del sole, come quella del vento, e così fare delle scorte di idrogeno e quindi poter avere a disposizione un'energia quando poi ne avremo bisogno, magari quando non c'è il sole, quando non c'è il vento, o in luoghi della Terra dove queste fonti energetiche non sono presenti. Cosa dire? Quali sono i vantaggi? Perché parlare dell'idrogeno in particolare è importante? Fondamentalmente i motivi sono tre. Allora, intanto, uno l'ho già detto, l'idrogeno potrebbe essere una fonte rinnovabile di energia. Dico potrebbe perché si può produrre anche in altri modi, ma lo possiamo produrre ragionevolmente utilizzando fonti rinnovabili. Il secondo motivo molto importante è che bruciando idrogeno, come diciamo risultato, otteniamo soltanto dell'acqua. Quindi non otteniamo nessun gas inquinante, non otteniamo anidride carbonica, che come sapete è alla base dell'effetto serra, non otteniamo polveri sottili, non otteniamo nulla che possa nuocere né all'ambiente, né agli animali, né a noi. Terzo motivo per cui l'idrogeno è così importante è che l'idrogeno è un elemento che si presta a non essere bruciato come tanti altri idrocarburi, pensiamo al metano, pensiamo alla benzina. Con l'idrogeno possiamo utilizzare delle particolari tecnologie che si chiamano fuel cell, che ci consentono di estrarre la sua energia senza passare attraverso la combustione, che normalmente ci fa perdere tantissima efficienza. Pensate che un motore termico ha un'efficienza che va dal 20 al 40% al massimo, proprio quando abbiamo dei motori termici perfetti, mentre una fuel cell è capace di estrarre l'energia dall'idrogeno fino all'80%. Ecco, questa che vedete è una fuel cell, fondamentalmente è una membrana ricoperta dai lati, ai due lati, con del materiale metallico che consente all'idrogeno di reagire con l'ossigeno in maniera controllata e così poter utilizzare l'energia per l'elettricità. Fondamentalmente una fuel cell non è molto diversa da una normale batteria. Vi mostro come avete visto poco fa. Una batteria, la conosciamo tutti, è un oggetto che contiene al suo interno delle sostanze chimiche che reagendo appunto fanno sì che si produca elettricità. La differenza è che le sostanze chimiche in una normale batteria sono contenute e poi le buttiamo via o le ricicliamo insieme alla batteria e normalmente queste sostanze sono sostanze nocive per l'ambiente, mentre in una fuel cell l'idrogeno, l'ossigeno e l'acqua sono continuamente forniti oppure evacuati. Qual è l'altra bella caratteristica di questa tecnologia? È che la fuel cell è un dispositivo reversibile, cioè possiamo con lo stesso dispositivo produrre l'idrogeno e quindi immagazzinare energia, ad esempio presa dal sole con un pannello fotovoltaico come in questo caso, oppure possiamo, invertendolo il suo funzionamento, possiamo utilizzare l'idrogeno che abbiamo prodotto con la fuel cell stessa per estrarre l'energia dall'idrogeno e far funzionare, ad esempio in questo caso, questo modellino di macchina, ma ad esempio a Bolzano ci sono già degli autobus che funzionano idrogeno, la Toyota e altre marche automobilistiche stanno producendo già macchine che funzionano idrogeno. Ecco che quindi l'idrogeno in questo modo può essere prodotto e di nuovo riutilizzato utilizzando la stessa tecnologia. Questa è un po' l'idea di fondo e questi sono i tre più grandi e importanti motivi per cui l'idrogeno è così importante per il nostro futuro. No, grazie Federico, chiarissimo e spero anche utile per chi ascolta, magari anche poi da condividere con tutti i ragazzi e con tutti appunto, i bambini che saranno
poi collegati. Magari invitiamo anche i genitori e gli insegnanti che magari sono in ascolto a far vedere questo video. Ecco, all'interno di FCHGO l'idrogeno è il protagonista, ma per arrivare ovviamente a capire come applicare, appunto, come sfruttare l'idrogeno come fonte di energia, bisogna capire come funziona l'energia e cos'è l'energia. Quindi oggi andremo un po' a scoprire qualche esperimento che qualsiasi persona, qualsiasi bambino può fare a casa. Ma perché? E qui vi raccontiamo un po' cosa è successo in FCHGO in questo periodo. Dovete sapere che noi come Europa siamo appunto nell'ambito del progetto responsabili dell'organizzazione di un grande contest, cioè di una gara, di un bando a livello internazionale per tutte le scuole di ordine e grado. Perché vogliamo che le scuole, i ragazzi diventino i veri protagonisti e quindi non solo ascoltino presentazioni o leggano le spiegazioni o assistano a comunque le lezioni frontali, ma perché vogliamo che i ragazzi sperimentino e provino a inventare, a ideare anche delle applicazioni appunto dell'energia che può essere prodotta dall'idrogeno. Allora, questo bando in realtà è stato lanciato il 17 di febbraio a livello internazionale in tutta Europa e oltre per garantire la partecipazione di più scuole possibile. Cos'è successo? Il 17 di febbraio, fine di febbraio, le scuole sono state chiuse. Siamo partiti in Italia, in particolare in Emilia-Romagna, nelle regioni del nord, e poi piano piano in tutta Europa e non solo nel mondo. Allora, come in tutte le cose, in tutti i progetti europei, sapete che con queste dirette tocchiamo sempre anche quelli che sono gli elementi fondamentali dei progetti europei nell'implementazione, nella presentazione, eccetera. È successo che bisognava reinventarci, dovevamo tenere vivo l'attenzione sulle tematiche trattate da FCHGO e quindi abbiamo trasformato il bando, che è ancora aperto e che sarà esteso. Pensate che doveva scadere il 31 luglio, ma ovviamente ora scadrà il prossimo anno, molto probabilmente a primavera del 2021, quindi aperto, potete trovare tutte le informazioni sul sito, anche in tutte le lingue, anche in italiano. Però cosa abbiamo detto? Abbiamo detto i ragazzi sono a casa, gli insegnanti sono a casa, molti genitori sono ancora a casa o comunque hanno la possibilità di fare delle attività con i propri figli. Troviamo degli esperimenti, lanciamo delle attività da fare a casa e quindi abbiamo creato FCHGO at Home. Vero Tiziana? Ci dici qualcosa? Sì, è stata un'idea, proprio l'hai spiegata benissimo, insomma, legata proprio a questa emergenza che ci ha coinvolti tutti e che ha un po' stravolto le nostre vite, compresa quelle soprattutto degli studenti che si sono trovati dall'oggi al domani a casa. E all'inizio è bello, poi dopo vedo che sentono la mancanza dei compagni e della normalità. Ecco, FCHGO e Tom, quindi, come dici tu, è stata un'opportunità di dare, come posso dire, una sorta di continuità a questo progetto, consentendo a chi è a casa di poter fare qualcosa. Quindi noi abbiamo selezionato tra tutti i materiali che sono presenti e che sono scaricabili dal sito del progetto, dal sito web del progetto, tra questi abbiamo selezionato di fatto una parte di questi materiali, quelli che abbiamo ritenuto essere più adatti ad essere utilizzati a casa autonomamente, senza, se vogliamo, senza la diretta direzione, diciamo, guida degli insegnanti. Quindi uno studente che si trovasse a casa con i genitori potrebbe benissimo, ad esempio, leggersi la Apple Story, che è questa storia della mela e soprattutto del trasferimento dell'energia dal sole al frutto e poi al bambino che mangia il frutto. Quindi è una storia metaforica, quindi c'è la narrazione, la metafora, ma si può leggere, è illustrata e quindi anche questa consente intanto di entrare come posso dire, nella metodologia e a cercare anche di capire proprio il trasferimento dell'energia dal sole fino al frutto. Ci sono anche altri materiali come questo video del Perpetuum Mobile, altri materiali, e qualcuno l'abbiamo creato apposta. Per esempio abbiamo integrato delle schede, dei giocattoli, poi ve le spiegherà meglio Federico, con delle spiegazioni
ulteriori per facilitare chi non ha l'insegnante lì a disposizione che possa sostituire, no, la spiegazione scritta o comunque fatta attraverso esempi pratici. Quindi su queste schede trovate anche degli esempi concreti di come si può fare una semplice esperienza o esperimento, quello che è. Quindi tra tutti questi, vedete, i materiali che sono anche organizzati per età, ovviamente, alcuni di questi noi li abbiamo selezionati per FCHGO e Tom e qualcos'altro l'abbiamo ovviamente integrato con spiegazioni. La nostra speranza è che proviate ad usarli, che se poi ovviamente avrete delle difficoltà, poi vi spiegheremo meglio, ma insomma noi siamo disponibili anche come posso dire, a sostenervi in questi vostri dubbi, a darvi delle risposte, però l'importante è provarci. Quindi il tentativo che facciamo è proprio quello di consentirvi di mettervi alla prova rispetto a questi materiali che noi abbiamo pensato proprio per le scuole, per gli studenti di qualsiasi età. Esatto. Sei stata chiarissima e devo dire che sì, è importante far vedere appunto che i materiali sono tutti disponibili in varie lingue, quindi scaricabili, esatto. L'italiano è scaricabile in tutti i materiali, sono tradotti in italiano, quindi sono accessibili a tutti. Ecco, ora Federico, siamo tutti curiosi perché vogliamo vedere cosa ci proponi, perché Federico ha preparato diciamo un esercizio che tutti possono fare a casa con quello che si ha, giusto? Perché sì, così vediamo subito un lancio di un esperimento che può essere fatto, è sempre seguendo le indicazioni che sono fornite sul sito e che tutti possono fare, tutti i bambini, ragazzi, chiunque può cimentarsi in questo esperimento per cominciare a entrare dentro alla logica di questo progetto, ma soprattutto alla conoscenza dell'energia. Vai sì. Federico, facci vedere, siamo curiosi. Hai detto benissimo, abbiamo pensato proprio di proporre a tutti, grandi e piccini, insomma, di qualsiasi età, ragazzi di qualsiasi età, un esperimento, un'attività, per entrare un po' nell'idea di come interpretare semplici apparecchiature in termini di energia. Ad esempio, io ho guardato in casa cosa potevo avere e ad esempio ho trovato che ho messo sul tavolo, ho trovato una caffettiera, ho trovato la centrifuga per l'insalata, ho trovato una macchinina a palloncino, ho trovato una pompa da bicicletta, ho trovato uno spremiagrumi elettrico, ho trovato un phon, ho trovato un radiometro, ho trovato una torcia a manovella, ho trovato un ranocchio che funziona a luce solare, ovviamente una Bajur, una luce elettrica, ho trovato un mulino che funziona a vento. Ecco, tutti questi oggetti penso che siano comuni, qualcuno di questi forse li avete anche a casa. Ecco, la proposta che vi facciamo è quella di sceglierne uno. Adesso magari vi faccio vedere anche proprio semplicemente come potete farli funzionare. Ad esempio, possiamo prendere questa ranocchia che vi dicevo che funziona a luce solare e sotto una lampada. Sì, si vede che fa il movimento. Si mette a funzionare. Oppure un radiometro. Un radiometro è un oggetto che ha delle pale che normalmente sono ferme, adesso si sta già muovendo, quindi niente. Abbiamo la torcia a manovella. Possiamo prendere un phon, no? Accendere il phon e col phon, ad esempio, fare funzionare un mulino a vento. E se guardate sotto il mulino a vento, vedete qua c'è una lucina rossa che se allontaniamo ad esempio la fonte di aria, la lampadina piano piano si spegne e se la torniamo ad avvicinare si accende e diventa sempre più intensa. Ecco, tutte queste sono giocattoli, sono cose che potete trovare in casa, ma torno a dire, anche degli elettrodomestici. Se vogliamo una caffettiera è una cosa molto bella da studiare. Una pompa da bicicletta dove magari ci mettete un palloncino da gonfiare. Vabbè, avete capito, potete fare tutto, è fatto caso. Forniamo una scheda
con la quale voi potete essere guidati a analizzare il vostro oggetto. Si chiama scheda giocattolo. La prima cosa che vi chiedo è di disegnare le parti del giocattolo e come è fatto. Quindi l'idea è: provate a smontarlo, oppure provate a immaginarvi come è fatto dentro e poi ricostruitelo, perché la prima cosa per scoprire come funziona qualche cosa è sapere di quali parti è fatta. Come seconda attività dovete domandarvi: ma come funziona questo giocattolo? Come farlo funzionare al meglio? Disegneremo quindi il giocattolo montato con dei simboli grafici, delle frecce, delle linee, ma anche dei fumetti tipo cioè per animare, no? Per animarlo nel suo funzionamento, che ne rappresentino dinamicamente il funzionamento. Quindi proviamo a rispondere: come funziona il giocattolo? Come puoi farlo a far funzionare in modi diversi? Come farlo funzionare in modo ottimale? E così qui avete lo spazio per fare il vostro disegno. La terza attività, e qui entriamo un po' in merito, consiste nell'individuare quali sono i portatori di energia che fanno funzionare il vostro giocattolo. E per aiutarvi abbiamo fatto qui una lista di gran parte dei portatori di energia che potete trovare: l'acqua calda, l'acqua compressa, l'acqua in movimento, l'aria calda, l'aria compressa, l'aria in movimento, che sarebbe poi il vento, il calore, gli alimenti, i combustibili, l'idrogeno chiaramente, l'elettricità, la luce, il moto, la rotazione, il peso. Da questa lista quindi sceglierete i portatori presenti nel vostro giocattolo, li metterete in ordine, in sequenza a seconda di come fanno funzionare il giocattolo, identificherete i dispositivi dove questi portatori si scambiano l'energia e fanno così fluire l'energia dalla fonte dalla quale il giocattolo ricava l'energia fino a dove il giocattolo l'energia la porta. Racconterete poi con le vostre parole la storia di come questi portatori si scambiano energia. Come quarta attività poi disegnerete un diagramma dove rappresenterete con delle frecce i portatori che avete scelto di energia e con dei quadrati fucsia i trasferitori, cioè i luoghi in cui questi portatori, i dispositivi del vostro giocattolo, del vostro elettrodomestico, dove i portatori di energia se la scambiano. Ad esempio, prendiamo quel mulino a vento che vi ho fatto vedere far funzionare con il phon. Questo potrebbe essere il disegno che fa qualcuno, un bambino, anche un ragazzo, delle parti di cui è composto questo mulino a vento. Ci sono le pale, c'è la dinamo, ci sono dei fili elettrici, ci sono delle viti. Ecco, queste sono le parti. Poi c'è un esploso per come deve essere montato, e la seconda attività, il disegno viene animato, cioè si vede che è il vento che fa girare verso in senso orario le pale, le quali fanno girare in senso antiorario le ruote dentate, perché voi non l'avete visto, ma se lo avete in mano ve ne accorgete, che poi l'elettricità prodotta dalla dinamo fa funzionare, fa accendere la lampadina gialla in fondo. E quindi come potreste raccontare il funzionamento? Il giocattolo si può far funzionare con un phon, selezionando diverse intensità del getto d'aria, allontanandolo o avvicinandolo alle pale, inclinando le pale rispetto alla direzione del giocattolo, del getto. E scoprirete che il giocattolo funziona in maniera ottimale se viene investito dal vento perpendicolarmente alle pale. Più veloce il vento, più le pale girano velocemente e quindi più intensa sarà la luce prodotta dalla lampadina. Questo potrebbe essere una semplice descrizione del funzionamento del giocattolo. Poi, nella terza attività, entriamo un po' in merito. Quali sono i portatori di energia in questo giocattolo? Beh, sicuramente il vento, sicuramente la rotazione, sicuramente l'elettricità e sicuramente la luce. Allora, portatori aria in movimento, rotazione, elettricità, luce. L'aria in movimento trasmette l'energia alla rotazione tramite le pale, la rotazione trasmette l'energia all'elettricità tramite la dinamo e l'elettricità trasmette l'energia alla luce tramite la lampadina. E questa potrebbe essere una possibile narrazione. L'aria in movimento urta le pale, le spinge e le fa ruotare. Le pale attraverso una serie di ingranaggi fanno ruotare la dinamo che genera l'elettricità.
l'elettricità scorrendo nei fili elettrici accende la lampadina alla quale poi emette luce. E questa è la sequenza con i simboli che abbiamo visto di portatori di energia e i loro trasferitori, l'area in movimento che colpiscono le pale, che fanno funzionare le ruote dentate, che a loro volta fanno girare la dinamo, che produce l'elettricità e infine accende la luce. Ecco, questo è quello che fondamentalmente diventerete in grado di fare se proverete anche con le vostre mani, insomma, con gli oggetti che trovate in casa, a compilare questa scheda. Grazie Federico, perché effettivamente hai spiegato benissimo e spero veramente che chi sta ascoltando abbia la voglia di cominciare a cercare oggetti per casa e giocattoli. È un aspetto importante, no? Come in tutte le cose, ma quando si deve scoprire, capire, è osservare, prima di tutto osservare e poi narrare, quindi raccontare, per vedere anche se si è capito, quindi magari da lì nascono tanti dubbi, tante domande. Allora vi invitiamo tutti, voi che ascoltate o che farete ascoltare questo video, speriamo insomma che si diffonda il più possibile, invitiamo a fare questi esperimenti, a far fare questi esperimenti ai ragazzi e a raccogliere tutte le domande che i ragazzi potranno avere. Noi abbiamo l'idea di rifissare un nuovo appuntamento. Per il momento abbiamo deciso di ritrovarci online il 10 di giugno alle 18 perché potremo rispondere a tutte le vostre domande, quindi sugli esperimenti che avete fatto. Magari andate anche sul sito, se vedete altri esperimenti vi volete cimentare, magari se riuscite mandate un'email con le vostre domande, se volete anche la scheda compilata in modo che poi possiamo anche commentarla insieme, ma i nostri esperti sono a disposizione per darvi le risposte, per accompagnarvi in questo percorso di apprendimento attraverso il gioco. Ecco, quello che scoprirete che anche una cosa così semplice come una pompa da bicicletta, in realtà se ci riflettete, se volete ad esempio narrare come funziona, troverete delle difficoltà. Perché? Perché il pensiero ha bisogno di riflessione, ha bisogno di seguire un metodo, e questo è quello che vogliamo fare, aiutandovi a rispondere alle domande la prossima volta che ci incontriamo. Perfetto, e poi attraverso questo percorso arriveremo anche all'idrogeno, però con calma, prima capiamo, osserviamo, vediamo come funziona l'energia e poi vi lasciamo la curiosità per seguirci fino in fondo e poi partecipare ovviamente al contest internazionale, questo è sicuro, perché poi quello vorremmo che tutte le scuole d'Italia, almeno d'Europa, partecipassero. Sì, sarebbe bello che l'Italia fosse ben rappresentata, visto che insomma coordiniamo questo progetto, anche tutto il resto, ma insomma, magari. Assolutamente. Allora, io vi ringrazio, Tiziana, Federico, siete stati chiarissimi e veramente fantastici. E sicuramente tante cose, più se ne parla e più vengono chiarite per tutti e insomma al prossimo appuntamento allora, ok? Con FCH Go. Va bene, arrivederci, grazie a tutti. Grazie ciao. mille, ci vediamo il 10 di giugno, ciao! Ciao.